Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi parleremo del 251. Che tu sia un esperto oppure ti sia appena affacciato al mondo del jazz, sicuramente avrai sentito parlare del 251. Se ne parla in continuazione ed effettivamente è un argomento molto importante perché costituisce, uno dei mattoncini, se vogliamo, armonici costituenti della maggior parte delle successioni di accordi tipiche del jazz, degli standard, ma non solo, anche di molta musica pop, soul, funk, eccetera, eccetera. Oggi in particolare ci occuperemo del 251 in tonalità maggiore, poi successivamente farò un video anche sulla tonalità minore dove vedremo quali sono le differenze, anche se i principi base rimangono gli stessi. Allora, intanto vediamo che cosa vuol dire 251. Questi numeri, spesso espressi a numeri romani, indicano il grado della tonalità. Quindi secondo, quinto, primo. Il grado in che senso? Il grado della tonalità sul quale si costruisce l'accordo che ci interessa. Quindi, l'abbiamo già visto nel video sulle scale modali, su come si armonizza la scala maggiore, in caso vi lascio il link alla scheda qui. Facciamo un esempio in Do maggiore: se seguiamo appunto l'armonizzazione dei gradi, sul secondo grado troviamo Re minore settima, sul quinto Sol settima e sul primo Do major 7. Benissimo, e questa è la base, probabilmente ci siamo. Una cosa molto importante è memorizzare questi 251 in tutte le tonalità, proprio come un blocco unico, cioè imparare a visualizzarli. Quindi se siamo in Do, appunto, proprio la cellula, intanto il movimento delle fondamentali di questi accordi, poi sì, anche gli accordi con le varie tecniche di voicing, diciamo, appunto, quindi con quali posizioni prendere questi accordi, che sia molto semplice, terza e settima, oppure con dei voicing più con le estensioni e così via. Insomma, non importa il voicing, l'importante è memorizzare in particolare il movimento dei bassi, quindi delle fondamentali, quindi Re, Sol, Do, come un unico mattoncino, un unico modulo. Quindi può essere utile anche suonarle proprio tutte insieme, quindi Do, Re e Sol, non pensando che questo sia un accordo, ma proprio per visualizzarlo, in modo tale da abituarsi a spostarlo nelle varie tonalità, e bisogna essere in grado di farlo il più rapidamente possibile. Quindi 2-5-1 e Mi bemolle, fa Si bemolle e Mi bemolle, fine, senza pensare. Dobbiamo arrivare a questo grado di velocità. 2-5-1 in La maggiore, Si, Mi, La, via, deve essere automatico, un po' come conoscere le scale maggiori in tutte le tonalità. Ora, a cosa serve questa successione di accordi? Può sembrare una domanda banale, ma secondo me è sempre molto importante sapere perché facciamo le cose, che senso ha suonare un 2-5-1 a livello musicale, perché ricordiamoci, qua comunque stiamo cercando in qualche modo di esprimerci con la musica, no? di trovare un senso a questi accordi in fila, e sapere che effetto si crea e che senso c'è dietro la scelta di un determinato accordo ci aiuta in questo senso. Volendo sintetizzare, il significato del 2-5-1 è preparazione 2, tensione 5, l'accordo ridominante, risoluzione 1. Questa, diciamo, è la sintesi della funzione di questi accordi ed è molto importante tenerla a mente. Facciamo qualche esempio in qualche altra tonalità, per esempio in Fa maggiore, Sol minore settima, Do settima, Fa major 7. Quindi avremo preparazione, tensione, risoluzione. Facciamo un esempio in La bemolle. In La bemolle avremo secondo grado Si bemolle minore settima, quinto grado Mi bemolle settima, primo grado La bemolle major 7. Come prendere questi accordi è un argomento ampio, diciamo, stiamo parlando dei voicing, le cosiddette posizioni, appunto, perché posso prendere lo stesso accordo in molte posizioni diverse, aggiungendo o togliendo diverse note. E anche qui vi rimando al video sui voicing, dove ho trattato l'argomento in maniera un po' più sistematica, lo trovate sempre qui. Però sostanzialmente pensiamo appunto a un voicing molto semplice che può essere fondamentale terza e settima, facciamolo sempre in La bemolle, tanto per non farlo sempre in Do. Oppure possiamo utilizzare i voicing
senza fondamentale, aggiungendola magari al basso, visto che adesso stiamo suonando da soli, quindi 3, 5, 7, 9, 7, 9, 3, 5, eccetera, eccetera. Il quinto grado, essendo un accordo ridominante, se vogliamo possiamo alterarlo aggiungendo delle tensioni alterate, appunto, quindi che vuol dire possiamo alzare o abbassare di un semitono la quinta o la nona, per esempio, e quindi sull'accordo ridominante, quindi sul quinto grado, possiamo avere, invece del quinto grado non alterato, potremmo avere una cosa del tipo... Molto bello. Possiamo utilizzare i cosiddetti spread voicing. Possiamo utilizzare le upper structures. E così via. In caso vi andate a rivedere il video sui voicing per farvi un'idea. A livello di improvvisazione, sul 2-5-1, diciamo che se non facciamo alterazioni particolari, essendo una successione di accordi diatonici, quindi tutti appartenenti alla tonalità, effettivamente noi possiamo suonare per tutto il tempo le note della scala maggiore, in questo caso maggiore, di appartenenza. Quindi sono in La bemolle maggiore, 2-5-1 di La bemolle maggiore, scala di La bemolle maggiore. Quindi queste note vanno tutte bene per tutti gli accordi. Ora, chiaramente, anche qui quando abbiamo parlato delle scale modali, abbiamo visto che in realtà suonare indiscriminatamente la scala maggiore sul secondo grado, sul quinto grado e sul primo grado, senza fare distinzione non tanto di che note suonare, ma di come suonare queste note, a quali note dare più importanza a seconda dell'accordo che ci troviamo, è particolarmente importante. Quindi, diciamo, a un livello generale di base è vero che se noi siamo in una tonalità e suoniamo un 2-5-1 senza alterazioni, possiamo suonare semplicemente la scala relativa a quella tonalità. Però è anche vero che una volta capite quali sono le note buone, è anche importante imparare a capirne la gerarchia, tra virgolette, accordo per accordo. E qui a volte cominciare a parlare delle scale modali può essere utile per ragionare su questo discorso. Ora, perché all'inizio vi ho parlato della funzione di questa piccola cadenza, diciamo, di questa piccola successione di accordi? Perché quando invece di analizzare una cosa dal punto di vista specifico, cerchiamo di capirne il senso, quindi la prendiamo un po' più alla larga, abbiamo più possibilità di reinterpretarla e fornirne versioni alternative differenti. E qui entrano in gioco le sostituzioni armoniche, anche qui un argomento, no? Che avrete sicuramente sentito dire, magari per qualcuno sono un grande mistero. Che vuol dire sostituzione? La prima cosa è appunto comprendere la funzione, quindi se l'accordo di Re minore serve a preparare il Sol settima, che è l'accordo di tensione in Do maggiore, se io voglio sostituire il Re minore, devo sostituirlo con qualcosa che sia altrettanto efficace per preparare il Sol. Quindi la cosa più banale che posso fare è utilizzare per esempio la sottodominante della tonalità, quindi il quarto grado, e fare Fa maggiore, Sol settima, Do maggiore. Ma in realtà possiamo spingerci molto oltre. Ad esempio, un accordo che prepara bene il Sol settima, sì, è Re minore, ma se conosciamo la tecnica delle dominanti secondarie, possiamo anche utilizzare Re settima, ovvero la dominante che risolve bene su Sol. Non stiamo modulando a Sol, ma è semplicemente un rafforzamento di quel movimento che prepara il Sol, e quindi potremo ad esempio fare Re settima, Sol settima, Do maggiore. Benissimo. L'accordo di Sol settima, l'accordo di dominante, è un accordo di tensione che ci serve a risolvere sul Do maggiore, e abbiamo visto in un video precedente sulle sostituzioni di tritono che può essere sostituito con un altro accordo dello stesso tipo a distanza di 3 toni, quindi Sol settima può essere sostituito con Re bemolle settima. Fantastico! Possiamo, invece di sostituire il Sol settima con la sua sostituzione di tritono, possiamo sostituire il Re settima con la sua sostituzione di tritono e quindi fare La bemolle settima, Sol settima, Do major 7. Bellissimo, capite che hanno tutti la stessa funzione, perché è comunque sempre un arco di tensione che poi va a risolvere,
ma ognuna di queste soluzioni ha una sfumatura diversa. Secondo me questo è veramente affascinante, no? Possiamo arrivare alla stessa destinazione, quindi in qualche modo consegnare lo stesso tipo di messaggio facendo strade diverse e quindi dando sfumature diverse. E questa è veramente una cosa che mi appassiona molto. Ancora, per esempio, possiamo combinare il Re settima con il Re bemolle settima, quindi la sostituzione di tritono del Sol. Infine vi lascio una chicca rubata da Art Tatum, pianista sensazionale che adoro, che ho analizzato e trascritto a lungo. Lui spesso fa questa cosa di prenderla ancora più alla larga e invece di sostituire un accordo con un accordo, diciamo che sostituisce un accordo con due accordi o talvolta anche più. Quindi diciamo che nello spazio di due accordi ne comprime 4 o anche più, quindi mette molti più accordi. E una sostituzione tipica che lui fa del 2-5-1 è quella di suonare un 2-5, un semitono sopra e poi il 2-5-1. Quindi siamo in Do maggiore, lui fa Mi bemolle minore, La bemolle settima, Re minore, Sol settima, Do maggiore. E questo è molto interessante perché l'inizio della successione non ci fa certo pensare al Do maggiore all'inizio, quindi ci dà uno spostamento apparente di tonalità che però in realtà rientra subito e ci fa solo capire che l'ha presa un po' più larga, ma sempre lì voleva andare a parare. E questo immaginerete è molto interessante anche a livello di improvvisazione, perché dove magari facevamo un 2-5-1 regolare senza alterazioni, quindi magari ci muoviamo più o meno intorno alla scala maggiore, adesso che inseriamo questo 2-5 di Mi bemolle minore, La bemolle settima, avremo... Sentite com'è più elaborata, il percorso com'è più elaborato, quindi molto interessante. Domanda che sicuramente a qualcuno di voi verrà in mente, ma io tutte queste sostituzioni le posso fare solamente quando suono da solo, perché se suono con un bassista, lui o lei magari sceglieranno di mettere i bassi originali, degli accordi originali, e quindi questa mia sostituzione andrà in conflitto. Allora, diciamo, sì, è vero, potrebbe accadere questa cosa, ma intanto non è detto che accada, perché anche il bassista potrebbe fare delle sostituzioni e magari potrebbe reagire alle vostre sostituzioni aggiustando la linea di basso più o meno in tempo reale. Oppure potrebbe non fare nessuna sostituzione perché sceglie di non farlo o magari perché non se n'è proprio accorto delle sostituzioni che avete fatto e nonostante si potrebbe venire a creare questo contrasto, alla fine la risoluzione giustificherà quella tensione che si è creata in quel momento. Perché l'effetto che si crea alla fine è che si sentiranno due strade differenti con un percorso leggermente diverso per arrivare allo stesso punto. Ora, qui qual è il limite? Diciamo, qui il limite è difficile da stabilire teoricamente. Diciamo, il limite è un po' il buon gusto e il vostro orecchio. Lasciatevi guidare dal vostro orecchio. È chiaro che se abbiamo un pezzo lento e noi iniziamo ad aggiungere sostituzioni da 3 battute prima, inserendo 1000 accordi, staremo per troppo tempo, troppo in conflitto col basso e quindi magari effettivamente può essere un po' pesante. Ma ad un tempo leggermente più veloce, inserire magari qualche accordo di sostituzione, quindi stare per qualche quarto, magari una battuta o 2 battute a un tempo abbastanza medio-veloce, in disaccordo apparentemente col basso, è molto più tollerabile. E adesso io ve lo faccio sentire sul pianoforte dove sarà estremamente evidente, ma immaginate che la frequenza e il timbro del basso rispetto al pianoforte o alla chitarra comunque sono diversi, quindi probabilmente si danno anche meno fastidio per loro natura. Quindi magari il basso farà e io scelgo la sostituzione un po' più estrema, l'ultima che vi ho suggerito, quella copiata da Art Tatum, che è Mi bemolle minore, La bemolle settima, Re minore, Sol settima, Do. Allora sì, è vero, all'inizio avevamo questo conflitto qui, che è molto dissonante, però immaginatelo in un contesto in cui magari non suonerete l'accordo
con tutta la forza che avete, ma magari state improvvisando e lo suonate leggermente con la mano sinistra, quindi una cosa del tipo... Quindi già in questo contesto qui, se noi abbiamo il basso... Già sentite che persino sul piano con lo stesso timbro non è più così drammatico. Sì, si sente che c'è qualcosa che non va, ma alla fine la direzione, il percorso è diverso, ma la direzione è la stessa. Quindi questo secondo me è molto interessante da esplorare. Ricordatevi sempre di fare un controllo con l'orecchio e col appunto il vostro buon senso e buon gusto per verificare se effettivamente quella sostituzione in quel contesto può funzionare. Quindi questo era una panoramica per quanto riguarda il 251 in tonalità maggiore. Prossimamente farò un video, diciamo, dello stesso tipo riguardo il 251 in tonalità minore, ripeto, soprattutto per vedere le differenze. Se ci sono dubbi, domande, suggerimenti per i prossimi video, fatemelo sapere nei commenti. Se vi va, vi potete iscrivere al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie!